Dopo aver attraversato il Nord America e il Centro America con il nostro van, siamo nella parte sicuramente più avventurosa del nostro viaggio. Passati Colombia ed Ecuador, siamo entrati in Perù, un paese che sognavamo di visitare da sempre, e oggi lo possiamo fare in un modo unico, lontani dai tour organizzati e con un mezzo nostro, con tutte le comodità a portata di mano. Siamo Carlo e Serena, e lui è Nirvan, un furgone trasformato da noi in camper in Italia e spedito in Canada nel 2019. L'obiettivo è percorrere dall'Alaska all'Argentina lungo la Panamericana. Anche in Perù c'è il pedaggio. Dovremmo pagare circa 2 euro. Vediamo un po'. Ma non ci hanno fatto pagare? Chiedi quanto costa la corrente. Quanto vale? 2 soles. 2 soles? Sì. Prendiamo l'acqua di cocco. In questo momento ci troviamo nella regione dell'Amazzonia del Perù. Oggi abbiamo fatto circa 150 km e la strada era veramente bellissima. Sono dei panorami che non vedevamo da tanto tempo e per questa notte abbiamo scelto un posto molto particolare perché ci troviamo vicini a una laguna, quindi con accesso all'acqua. Infatti adesso ci facciamo un bagno perché fa caldissimo. Ecco il posto di oggi, il van è posizionato qui e c'è un bellissimo tramonto. È sabato, quindi ci aspettiamo musica e rumori. Sere già in postazione per un tuffo. Oggi abbiamo dormito in questo posto davvero molto tranquillo, si sono sentiti solo un po' i cani che fanno la guardia e dei cigni che si credono cani che continuano a fare versi quando abbaiano i cani, e adesso stiamo decidendo che strada prendere. Siamo un po' indecisi se fare la strada che costeggia l'Amazzonia o le montagne, quindi adesso stiamo chiedendo a tutte le persone un po' di consigli e cercheremo di decidere perché si parte. Ci siamo fermati dopo i primi 20 km perché hanno chiuso la strada fino a tempo indeterminato. Ci sono poche macchine e ci sarà da aspettare probabilmente un paio d'ore. Qua siamo all'ombra sotto un furgone che trasporta auto a GPL, perché qui la benzina costa talmente tanto che i peruviani si stanno convertendo al GPL, che costa la metà. Io intanto faccio colazione con un bel cocco, l'acqua di cocco super rinfrescante. Qui ci sarà da aspettare un bel po'. Buenas, quanto más o meno? Una horita prima. Una horita, gracias. Comodo avere casa quando la strada è chiusa, eh? Cucchiaino per prendere la parte finale del cocco. Ok, la strada si è riaperta e possiamo continuare il nostro recorrido peruano. Ed ecco la gigantesca frana responsabile della chiusura della strada. I want you to know that every time you're away, I
much I can find my way. Ci siamo fermati un attimo perché abbiamo visto che c'è una cascatina che è molto bella e ci rinfreschiamo un po', poi continuiamo il viaggio. Carlo intanto è già in ammollo. Everything here, at least C'è anche una pozza termale, è calda? No, però è zolfo qua. C'è odore di uovo matto. do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line. Ci siamo fermati a pranzo in un ristorantino e io ho preso un menù con la yuca, una specie di frittata con verdure, riso e dei legumi, non sono sicura siano fave o fagioli. Prima esperienza di cibo peruviano per noi è questo il menù del giorno con minestra e la pasta che sicuramente sarà stata cotta più di mezz'ora. Poi abbiamo qua come piatto principale carne alla giardiniera, platano, riso e insalatina. Il menù del giorno costa sui 2 euro, 2,50 euro. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get so. Oggi abbiamo passato una giornata intera a guidare, davvero pazzesco. Per fare 100 km ci sono volute circa 7 ore di viaggio. La qualità dell'asfalto non è il massimo, quindi procediamo con calma perché la strada a volte è veramente dissestata. In compenso però i paesaggi sono veramente belli. Avevamo 3 opzioni: se scegliere la costa, la Sierra, quindi le montagne, oppure l'Amazzonia, e dall'Amazzonia in cui eravamo abbiamo scelto la Sierra, quindi scenderemo lungo il Perù dalla strada della montagna. Adesso ci siamo fermati 5 minuti in questo posto al lato della strada per ammirare il panorama perché sta scendendo il sole. Da 500 metri di quota siamo passati a 2300 metri e adesso dobbiamo cercare un posto per la notte. Peel off a layer and breathe. Lift up your head and leave. Count the stars. Save a kiss, pretty please. Try to reminisce on me. Know that I will cherish your memory. Till I met you at the concert the other day. Tonight will turn minutes into days. È stata una notte veramente molto molto tranquilla in questo posticino meraviglioso tra le montagne. Abbiamo dormito qua vicino a questo ruscello che abbiamo sentito tutta la notte. Ora sono le 7 e ci mettiamo in cammino perché c'è da fare veramente tantissima strada e la strada non penso sia il massimo perché una signora ieri ci ha avvertito, ci ha detto in bocca al lupo, vediamo un po' come sarà. Non abbiamo ancora fatto colazione, però speriamo di incontrare qualcosa lungo la strada da spizzicare, da provare di queste zone del Perù. Intanto Carlo sta finendo i preparativi. Ho gonfiato le gomme perché abbiamo fatto più di 1000 km negli ultimi giorni. Adesso siamo pronti a partire. È una bellissima giornata. Non vedo l'ora di scoprire le Ande peruviane. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When
I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had Siamo arrivati al primo passo peruviano, si chiama Passo Calla Calla, a un'altitudine di 3600 metri e la vista è veramente spettacolare. Mancano 222 km alla nostra destinazione, non so se ce la faremo per oggi. Ecco la vista dal pass Calla Calla. Dopo 5 ore di viaggio ci siamo finalmente fermati per coprire una distanza di circa 30 km in linea d'aria. Abbiamo fatto 110 km. La strada a tratti era veramente difficile perché era strapiombo, però i paesaggi erano veramente belli. Adesso siamo arrivati al secondo passo. Non so a che altitudine siamo, però si ha la vista su Selendín, che è la prossima città che raggiungeremo, e ci siamo fermati in una quesera dove fanno il formaggio e adesso vi facciamo vedere cosa abbiamo preso. Intanto continuano gli annunci della politica su ogni edificio, veramente su ogni casa ci sono le foto del prossimo presidente. Questo qui è il quesillo, che è un formaggio poco stagionato immerso nel miele. Sembra essere una cosa tipica di qua. Abbastanza buono, dai. C'è 1 tonnellata di miele, È un po' allungato però, devo dire. ma con questa vista Va bene tutto. Ci siamo fermati in un paesino lungo la strada perché c'è un mercato e abbiamo fatto la spesa veramente molto conveniente, un sacco di frutta e verdura e una bella atmosfera perché ovviamente è tutta gente del posto, quindi si scoprono tante cose nuove. Abbiamo preso tutta questa verdura e frutta per solo 5 euro più o meno e anche cose nuove come ad esempio queste patate colorate che non avevamo mai visto da nessuna parte, si mangiano senza buccia, e poi abbiamo trovato le olive che sono un po' come quelle greche. E quindi ci siamo, prime impressioni sul Perù. Entrati da una frontiera remota, il tutto ci è sembrato molto speciale. I paesaggi e le strade sono sicuramente ciò che all'inizio ti ruba il cuore e ti fa capire che stai vivendo un'esperienza unica. Per scendere verso sud abbiamo scelto il percorso delle montagne, il meno asfaltato, e penso che per ora siamo davvero molto soddisfatti. Ma la vera anima di questo paese è nei mercati, dove i colori e le tradizioni del popolo peruviano restano ancora intatte e ci proiettano in un'altra dimensione. heading for a collision, and then now to really live you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in. Per non parlare della varietà di frutta e verdura come il mais nero e queste patate che non avevamo mai visto. Passiamo qualche ora camminando e conoscendo le tradizioni di questo popolo e siamo pronti per la prossima tappa di questo viaggio in Perù.
untied. You're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts, there's a heart gone